Avete mai fatto una vacanza su un catamarano di lusso? No, siete curiosi? Allora venite con noi, seguiteci, venite a vedere la sfida tra due equipaggi di catamarani di classe superiore e scoprirete appunto come si vive su queste barche. Benvenuti in Italia, in Costiera Amalfitana, uno dei più bei tratti di costa che abbiamo in questo paese. Siamo qui per la prima sfida del catamarano. Si tratta di una sfida tra due equipaggi di due catamarani che usufruiscono di un programma lusso, ovvero sia appartengono alla Spartivento, che è una delle più grandi società di charter in Italia ed è la società che ha inventato proprio il servizio lusso a bordo dei catamarani, creando un programma che si chiama Sail-Lux. Secondo Sail-Lux questi catamarani sono stati presi, sono stati riarredati, super accessoriati e sopra è stato messo un equipaggio di professionisti composto da uno skipper e uno chef, e la cosa bella è che l'equipaggio è sempre quello, non cambia mai, e questo è veramente un plus quando si noleggia una barca, oltre chiaramente a tutte le altre cose che troverete sul programma Sail-Lux. Ci sono una serie di questi catamarani, quindi una serie di questi equipaggi. Noi vogliamo vedere tra tutti questi equipaggi, che già sono un'elite, già sono il frutto di una selezione, qual è il migliore. Quindi abbiamo messo in palio il primo Master Crew, il trofeo Master Crew 2023-2024. Qui con me ho i primi due equipaggi della prima semifinale, perché le puntate sono tre: prima semifinale, una seconda semifinale e poi una finale tra i due vincitori delle prime due puntate. Per aiutarmi nella mia opera ho Floriana Bertelli. Ciao Floriana. Buonasera Floriana Maurizio. è una giornalista della RAI italiana, specialista in enogastronomia e sommelier, per cui sarà lei che mi aiuterà per la parte enogastronomica. Invece per tutto quello che concerne la parte nautica, quella ci penserò da solo. Vogliamo iniziare a presentare certo, i nostri equipaggi? Immediatamente. Alla mia sinistra Sì, io sono Sergio Tedesco, sono il comandante di Fighetto, il Lagoon 51 della linea Sail-Lux, e qui alla mia sinistra c'è la mia chef Alessandra. Ciao, io sono Alessandra, sono la chef di bordo di Fichetto, il Lagoon 51, faccio parte della famiglia di Spartivento da 3 anni e da 3 anni faccio anche parte del programma Sail-Lux, il quale mi ha dato l'opportunità di diventare chef di bordo targato Gambero Rosso. Salve, sono Francesco Di Manno, comando imbarcazioni da 45 anni, sono il comandante di Fico, questo stupendo catamarano, e accanto a me ho il nostro grande chef. Salve, mi chiamo Marco, collaboro in Spartivento da circa 4 anni, sono chef di bordo e sono un appassionato del mare. E con questo noi possiamo cominciare con le nostre prove. Le prove sono fondamentalmente due: una prova di cucina per gli chef e una prova di ormeggio per gli skipper. Iniziamo appunto con la tua parte. La prova della cucina con la prova e degli della abbinamenti cucina. col vino. E l'abbinamento col vino, certamente, per cui dovranno preparare gli chef un antipasto e un piatto principale, apparecchiare la tavola e fare il servizio, in modo che vedremo nel loro insieme come riescono a gestire la parte enogastronomica della vacanza in catamarano. Ma per fare tutto questo la prima cosa da fare chiaramente è quella di andare a fare La spesa. la spesa. Per cui siete pronti ad andare a terra? Sì. Benissimo. 3, 2, 1, via! Gli equipaggi sono partiti e adesso hanno 3 ore di tempo, fino alle ore 13, per fare la spesa, preparare i loro piatti e sistemare la tavola. Dopodiché entreremo in campo io e Floriana per vedere quello che sono riusciti a fare. Ma adesso, Floriana, io direi che tu puoi andare a fare l'inviata sì. a terra. Vado a fare l'inviata e voglio vedere proprio cosa sono in grado di fare. Perfetto, io ti aspetto qui invece. Benone. Andiamo.
Maurizio, mi senti? Sì, ti sento bene. Ascolta, qui c'è pieno di gente, pieno di gente. Io ancora non sono riuscita a trovarli. Che devo fare? E che devi fare? Devi continuare. Continuo? Va bene, va bene. Allora continuo. Eccoti, è tutta Amalfi che ti cerco. Floriana, dai, lasciami lavorare, devo fare... Dai, dici qualcosa. No, non ti posso dire nulla, stavo guardando soltanto questi limoni. Ciao, ci vediamo dopo. Ma niente. Ale? Dai. Vabbè, non la disturbo, perché sennò mi manda a quel paese pure lei. Meglio di no. Maurizio, ho due notizie, una bella e una brutta. Beh, partiamo dalla bella. Vuoi quella bella? Li ho trovati. E la brutta? E quella brutta? Non mi hanno voluto parlare, nessuno, zero. Sono molto triste, ci vediamo in barca. Ok, ti aspetto. Marco, sei velocissimo, eh? Ma ci provo, sai. Ci provi? Sì. Senti un po', ma mi hanno detto che sei uno chef molto bravo. Non lo dire mai in barca una cosa del genere, porta malissimo. Ma no, dai, su. No, intanto è questo, vero? Dico la verità. Alessandra, ti vedo presissima proprio. Sì, certo, voglio assolutamente vincere. Assolutamente addirittura. Sì, voglio rimanere nel programma 6 Lux garantendomi il Master Crew. Voglio vedere poi chi mi fa fuori. Ah certo, una volta che c'hai quel titolo non ti manda più via nessuno. Esatto, proprio. sì. Va bene, auguri allora, in bocca al lupo, anzi in culo alla balena. Come avete sentito c'è una grande tensione tra gli equipaggi. Pensate che mi hanno detto che già 3 settimane prima dell'inizio delle riprese, nelle basi spartivento, specialmente nella base principale dove ci sono tutte le barche di Saint Lux, è cominciata a salire la tensione e gli equipaggi, per quanto siano tutti amici, hanno cominciato a guardarsi in cagnesco. Floriana. Maurizio, eccomi qua. Ah. Senti, ma tu lo sai che tutte le mie amiche mi chiedono come è fatto un catamarano? E adesso noi gli facciamo vedere una delle più belle cabine che Dai. tu puoi vedere su un catamarano. Dai, andiamo. Vieni Floriana, vieni a vedere questa cabina che cos'è. Ma ci picchia! Grandissima, sembra davvero una stanza di un albergo. Questa è proprio la classica cabina armatoriale. Tu devi sapere che le cabine, le barche da charter solitamente non ce l'hanno mai questa cabina. In questo spazio normalmente ci sono 3 cabine. Nel programma Saint Lux della Spartivento invece tu hai diversi catamarani che hanno queste cabine qua, che hanno la... È tutto uno scafo? E questo è tutto uno scafo per questa cabina, guarda, quello è tutto bagno. È veramente molto grande e questa addirittura è una cabina armadio, una vera e propria cabina armadio. Più un salotto? Più un salottino qua. Complimenti, bellissima. Prego, andiamo a vedere di nuovo in pozzetto. Una cabina bellissima. Bellissima, eh? Inaspettata. Fammi vedere che ore sono. L'una. Veramente bella. Ah. Sergio, la sirena, la gara è finita. Marco, la gara è finita, esci in pozzetto, fatti vedere. Dimmi pure Maurizio, ti sento forte e chiaro. A questo punto ferma tutto, noi facciamo la prova di Alessandra, dopodiché prendiamo il tender, veniamo da te e vediamo quello che hai combinato te. Ti aspetto allora, a dopo, ciao. Ok, a dopo.
Arriva l'antipasto. vediamo Diamo un inizio po'. ai giochi. Sorpresa. Via. Ah. Wow, bello. Allora, si presenta molto bene per cominciare. Grazie. Ce lo racconti? Assolutamente. Oggi come antipasto troviamo un battuto di ombrina, accompagnato con sapori tutti siciliani come il pomodoro secco, i capperi, i pinoli e l'uvetta. Il tutto concluso con una spolverata di pangrattato tostato. Cosa hai abbinato come vino? Ho pensato di abbinare il greco di tufo, che a parer mio tra la sapidità dei condimenti e la freschezza del pesce che ho deciso di utilizzare si dovrebbe accompagnare perfettamente a questo piatto. E adesso vediamo se è così, Minerale, floreale, bene. Assaggiamo un pochino questo abbinamento. Benissimo. Allora. Perfetto. Allora, non ci resta che assaggiare. Sì. Assaggiamo e La vediamo parte se più effettivamente... Prego, a La dopo. parte più bella, no? Certo. Certo. Vediamo un pochino. La parte più bella del nostro lavoro. Buono, benissimo. Che te ne pare? L'antipasto è buonissimo. E anche il vino, devo dire che adesso mi dirai tu se si accoppia bene, se si abbina bene o no, però a me mi sembra buono. Il vino almeno è buonissimo. Il vino è buonissimo. L'azienda è ottima. Però l'abbinamento te lo dico dopo. Va bene, l'abbinamento me lo dici dopo. Allora passiamo all'altro piatto. Suspense. Passiamo All'altro piatto, dai. Alessandra. E vediamo adesso cosa ci porta. Alessandra, la sicurezza. Alessandra, una sicurezza. Eccola. Eccola qua. Infatti non ha Che sbagliato. ci proponi? Oggi come primo piatto troviamo una cacio e pepe di mare. Ho preparato la crema del cacio con l'acqua delle cozze. E sopra abbiamo una tartare di gambero rosso di Mazzara, il tutto accompagnato con una spennellata di una crema che ho creato con le teste del gambero. Fantastico. Come vino? Come vino ho voluto selezionare questa volta un bianco di Lella, che è un vino locale della costiera amalfitana proveniente da Ischia. A parer mio dovrebbe andare benissimo con questo piatto. Tra la dolcezza del infatti. gambero e la sapidità del cacio mi auguro Sentiamo. sia perfetto. E adesso non ci rimane allora che vedere se effettivamente quello che hai detto Assolutamente. funziona. Molto buono. Perfetto. Vedi, Molto assaggiamo l'abbinamento. E certo, assaggiamo l'abbinamento. Si presenta tutto benissimo, per cui andiamo. noi andiamo. Assaggiamo subito di che si tratta. Vediamo col vino. Buon abbinamento, molto bilanciato. Oh, per fortuna. Non avrei dovuto dirlo, E adesso assaggiato questo, ci sacrifichiamo, andiamo sull'altra barca. Ci seguite anche voi sul fico, andiamo a vedere cosa ha preparato Marco per questa sfida? Andiamo. Bello. Che bello che è. Grazie. Marco, e che cos'è? È una tartare di tonno rosso con dei capperi e una brunoise di verdure. Ho Cos'è una capito. brunoise? La brunoise è praticamente una dadolata di verdure locali, possono essere carote, sedano, zucchine, accompagnate con del sale e del pepe. Ho capito. Che vino hai pensato di Un abbinare? Falanghina del Sagno 2021, un vino bianco di bacche bianche che si sposa bene con un antipasto, in questo caso il tonno. Sentiamo un pochino. Che bei profumi da questi vitigni, Buono? Benissimo. E allora a questo punto non ci rimane che, Che assaggiare. unire le due cose. Buon appetito! Grazie Grazie. mille. Ma molto delicato. Sì, veramente. Molto delicato, molto colorato. Bella cosa. Secondo me sta anche bene. I due abbinamenti. Sì, sono tutti e due molto delicati. Va bene. Marco, a questo punto puoi portarci il piatto principale.
Grazie. la portata principale. Che bella che è. Grazie. Profumo. Mamma mia, bello. E che cos'è? Sono spaghettini alla chitarra con dei filetti di orata, delle olive e una riduzione di pomodorini rossi, tutto chiuso alla fine con uno zeste di limone. Benissimo. Che vino hai abbinato? Pensate di abbinare un pestum fiano del 2021 intorno ai 13 gradi con una nota di frutta. Molto buono come vino. Un gran vino. Dobbiamo sentire com'è l'abbinamento. Certamente. Bene. Grazie mille. Buono. Veramente molto molto buono. Poi se ti piace il piccante è buonissimo. Però ti deve piacere il piccante, eh? Come ti sembra questo abbinamento? Adesso fai È te molto- una critica. È buono. E basta. E basta. Di quello non vado. È buono. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Buongiorno. Allora, vi ho chiamato qua perché adesso entrate in scena voi. Abbiamo visto gli chef, quello che sono stati capaci di fare, adesso bisogna vedere quello che siete capaci di fare voi. Per cui prova d'ormeggio, un catamarano per volta entra da Giulio Coppola e vediamo come ormeggiate la barca. Che tipo di ormeggio vuoi fatto? Ormeggio classico di poppa, niente di, Ok. di particolare. Va bene. Con 2 persone, non con 3 come io? Allora, lui vorrebbe barare perché lui a bordo ha 3 persone, ma la sfida è con 2 persone, cioè te e il tuo chef. è con 3. No, no, sei Lux, le barche grosse c'ha un equipaggio da 3, ma tu ne usi 2, perciò tu e il tuo chef. Andiamo a vedere Ok. quello che sono capaci di fare. Per la manovra d'ormeggio abbiamo un ospite d'eccezione, Giulio Coppola. Giulio Coppola, qui in Costiera Amalfitana, è una leggenda perché è considerato il miglior manovratore di imbarcazioni che noi abbiamo. Lui ha un molo molto molto piccolo con spazi ristrettissimi per poter mettere dentro le barche, devi essere veramente molto bravo. Per cui l'abbiamo scelto per aiutarmi a giudicare appunto le manovre d'ormeggio. E adesso andiamo sulla prima barca. Vogliamo andare, Giulio? Andiamo. Andiamo. Inizio la manovra che Francesco la affronta direttamente di poppa, cioè si è messo in asse con il suo posto barca e arriva direttamente di poppa. Giulio, ma è una manovra complessa questa? No, oggi no, perché non è in mezzo a 2 barche, in pratica c'è un po' di spazio, quindi si può fare. Si può fare, è una cosa comoda e soprattutto non c'è vento oggi. Esatto. Benissimo. Adesso tra 2 secondi vedremo che i marinai della navetta a fianco verranno a mettere i parabordi. $10. Marco ha iniziato a dare la distanza dal molo. Vai, scendiamo. 3. Ecco, allora, il momento è delicato perché questa cima, se affonda, rischia di andare sull'elica. 2 metri. Invece un deve metro. tornare adesso in doppino, l'hanno passata attraverso l'anello e la riportano a bordo. La manovra sarà conclusa nel momento in cui tutte e 2 le cime saranno assicurate alla barca. Francesco sta tenendo la barca sui motori. Dimmi quando è agguantato. Come vediamo, Sergio affronta la manovra in maniera molto diversa da quello che fa Francesco. Francesco arriva direttamente di poppa, Sergio invece arriva di prua, arrivato davanti al posto barca si va a girare. Ha iniziato la rotazione,
e adesso si avvicina all'asse del posto barca. Come vedete la manovra è molto lenta, non c'è vento per cui può essere molto lenta perché questa è sicurezza. Perciò tu, Giulio, fai le manovre dentro, in quello spazietto così piccolino, e invece queste le fanno gli armatori. Esatto. E quante manovre vedi in una stagione? Mie o degli armatori? In totale? È un migliaio. Un migliaio di manovre, perciò vuoi capire perché poi alla fine ha una certa pratica. Ecco qui, vedo la cima andare a terra. Le cime vengono a bordo, la manovra si interrompe nel momento in cui tutte e due le cime sono chiuse a bordo. Brava Alessandra. Francesco e Sergio, ognuno con uno stile proprio, ha portato la propria barca in banchina con il supporto del suo secondo, in questo caso lo chef. Apparentemente una manovra facile, quasi elementare, ma in realtà così sembra perché chi la fa ha una grande esperienza. Ciao Cristian. Ciao Maurizio, Floriana è in piazza che ti aspetta per un aperitivo. Perfetto, ottimo. Allora, vado a parlare un momento con Giulio e poi raggiungo Floriana. Perfetto. Grazie, ciao. Oh Giulio, sto andando in piazza a incontrare Floriana. Allora che mi dici? Chi dei due devo... No, io non dico proprio niente, te l'ho scritto qua. Ah, non ti esponi pubblicamente. Non vuoi sapere niente. Vabbè, ecco. Ciao, grazie mille. Giulio ha scelto esattamente la stessa persona che ho scelto io. Andiamo all'unisono proprio. E adesso andiamo a incontrare Floriana in piazza. Ciao Floriana. Là. Allora, Buon pomeriggio. te lo sei fatto un bel giro qui ad Amalfi? Sì, una cittadina Hai spettacolare. visto quanto è bella? Ma guarda, piena di negozi, piena di piccole cose poi il carine. Duomo, il chiostro, Portale. c'è tanta storia. Senti un po', ma adesso invece andiamo a parliamo di Andiamo a cose parlare di serie, cose parliamo serie. di cose serie. Io ho scritto, Allora, secondo te chi ha vinto? Io l'ho scritto qua. Eppure io. Io lo do a te e tu me lo dai a me, va Fammi bene? vedere, Ok, fammi dai. vedere. Allora. Vabbè, allora Fammi mi vedere. sembra che ci troviamo sì, in accordo. direi di sì. Ok. Che Ha facciamo? vinto allora. Sergio, ma com'è andata secondo te? Ah, benissimo, guarda, io ho assaggiato Dici? il tuo primo, sì, è buono, veramente buono. Poi il vino era perfetto, è rimasta contentissima Floriana. Ah, speriamo bene, Ce la dai, facciamo, dai li- che arriviamo in Li finale. stracci tutti, guarda, li stracci tutti. Speriamo. Adesso vado a vedere una cosa sul fly. Ok, vai. Ciao. Francesco, sono un po' preoccupato per questa competizione. Tu che ne pensi? La cucina è andata bene, i piatti erano squisiti, delicati e giusti per questo livello di bar. La manovra è andata bene, siamo una squadra, siamo in due, ci aiutiamo a vicenda, io sono felice. Secondo me stai esagerando un pochino comunque. No, sei te che hai paura di perdere sta gioco, dai. Siamo arrivati al momento clou, alla parte finale, la parte dove dobbiamo scoprire chi ha vinto questa prima sfida del catamarano. Vi ricordo che non giudichiamo persona alla singola persona, ma noi qui dobbiamo giudicare il corpo equipaggio, è la somma delle abilità dei due componenti dell'equipaggio che determinano chi di questi è migliore, sempre visto nell'ottica poi chiaramente di un servizio lusso in barche da charter. E detto questo, vi parlerei invece del trofeo. Il trofeo è una ceramica di Amalfi, perché questa è la città che ci ha ospitato, e noi abbiamo pensato che è carino che chi vince questa sfida poi attraverso questa ceramica possa ricordarsi per sempre questa bella avventura.
Posso disturbarti un secondo? Certamente. Allora, penso, interpretando il pensiero di tutti, volevo ringraziare ICAT SVN Catamarans per il servizio che state facendo, perché è stato faticoso e nel contempo anche molto interessante. Grazie. Però chiaramente noi dipendiamo da una struttura molto più ampia che è Spartivento, quindi la compagnia prima di tutto, quindi propongo un urrà per la compagnia e poi per il brand Seilax che ci vede coinvolti sia in questo channel che nel nostro lavoro. Va benissimo, mi sembra giusto. A Quindi, te guidare. Allora, per Spartivento, Hip hip, urrà! per Seilax, Hip hip, urrà! Benissimo. E adesso, dopo un graditissimo urrà, possiamo passare alla parte finale. Io passerei il nostro trofeo a Floriana e insieme al trofeo gli passerei anche la parola per scoprire finalmente chi ha vinto. Allora adesso sveliamo il mistero? Sveliamo il mistero? Questa prima sfida 2023-2024 è stata vinta dall'equipaggio di rullo dei tamburi. Dun 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 dun. dun. L'equipaggio di Alessandro e Sergio. Bravi, bravi. 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 Quindi sarà con loro che noi ci rivedremo nella finale, insieme all'equipaggio che vincerà la prossima semifinale, che appunto sarà la prossima puntata della sfida del catamarano. Hai visto allora Alessandra come era contenta? Proprio Era proprio contenta, felice. gioiosa proprio. Ce l'ha messa tutta del Ce resto. l'ha messa tutta, è vero. Senti, ma tu perché hai votato per il crew di Alessandra e Sergio? Guarda, a livello di enogastronomia, allora io ho apprezzato tantissimo che tutte e due abbiano scelto vini del territorio, perché questi vitigni autoctoni meritano davvero tanto. A livello di cibo io ho trovato più equilibrata la scelta di Alessandra tra antipasto con la battuta di Ombrina e il primo, mentre invece la scelta di Marco di fare un antipasto molto fresco però un po' poco consistente strideva un pochino con il primo, che invece era molto impegnativo, con molto sapore, molto piccante, molto sapido. E invece io, per quanto riguarda la parte nautica, ho visto che Sergio e Alessandra erano molto più team, erano molto più uniti, si intendevano molto meglio. In fase di manovra Alessandra non solo dava i metri di distanza dalla banchina, ma dava indicazioni a Sergio anche su quale motore utilizzare. Marco lo vedevo un pochino più impacciato, ha anche sbagliato un paio di nodi, niente di che, perché è uno sbaglio che fanno tantissime persone. Però Alessandra non l'ha fatto, per cui nell'insieme mi hanno dato un'impressione di un team più coeso, più ferrato, che in barca quando si fa noleggio, sicuramente è un plus che conta. E così termina la prima puntata della sfida del catamarano. Ringraziamo la Spartivento per averci supportato, i suoi equipaggi, la nostra troupe, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima semifinale su ICAT SVN Catamarano.